In queste condizioni, il primo test è sembrato andare benissimo. E qui, di solito, ci si ferma. Anatomia di un'idea di trading. Abbiamo scritto le regole del test, poi costruito il laboratorio per misurarle. Ora lo mettiamo in moto. Il primo test. Prendiamo le regole decise in anticipo, una coin, una finestra di tempo, le condizioni che avevamo fissato, e premiamo avvia. Il laboratorio si popola, una sessione dopo l'altra, il backtest ricostruisce, operazione per operazione, cosa sarebbe successo su quei dati storici. E quello che vedi è seducente. Riga dopo riga, tante piccole vincite. Il totale che sale, piano, con costanza. È la sensazione di aver trovato qualcosa, che il difficile sia ormai alle spalle. Sono numeri storici, di un ambiente demo, non un guadagno da aspettarsi. Ma l'occhio ci casca lo stesso. Ed è esattamente qui la trappola. Perché un test è una condizione sola, proprio quella che abbiamo scelto noi. Un backtest può sembrare bellissimo nelle condizioni su cui l'hai costruito. La coin giusta, la finestra giusta, le regole cucite addosso. Una sola condizione non è una risposta, è una domanda. Un primo risultato ti dice una cosa sola, che in queste condizioni, e lungo questo percorso, poteva comportarsi così. Non che si comporterà così altrove, né sempre. Il ricercatore onesto, davanti a una curva che sale, non festeggia. Si fa la domanda scomoda, e se cambio le condizioni, cosa resta? Quindi la terza lezione è questa. Un primo test seducente non è una conclusione, è l'inizio del lavoro vero. Tante sessioni inutili, sì, ma bastava questo per decidere. No. Nel prossimo episodio, la lente che smonta l'illusione più comune. Perché un win rate alto, da solo, non ti dice se un'idea ha senso.